Ciao, vediamo come creare l'icona di un iMac con Illustrator in pochi semplici passi. Un'icona naturalmente che ci può servire per il web della grandezza standard di 128 pixel x 128 pixel. Andiamo quindi a creare la nostra icona, andiamo su File, Nuovo, 128 pixel x 128 pixel. Naturalmente possiamo impostare il profilo come web. Metodo di colore naturalmente RGB e premiamo su OK. A questo punto possiamo anche decidere di visualizzare il lavoro in corso con la modalità anteprima pixel, significa che vedremo il lavoro in work in progress direttamente come se fosse il risultato finale, o altrimenti possiamo naturalmente adattarci con la visualizzazione normale e vedere alla fine il risultato in modalità pixel, cioè come sarà appunto stampato a monitor. La prima cosa da fare sarà creare il nostro monitor, quindi andiamo a selezionare il rettangolo con angoli arrotondati, facciamo un clic sulla tavola di lavoro. A questo punto gli andiamo a dare le dimensioni. Diciamo che come raggio di curvatura degli angoli questo è sicuramente estremamente affidabile, quindi diciamo intorno agli 8 pixel di raggio, quindi 8,5 pixel di raggio, è sicuramente un grado di curvatura molto efficace per il nostro scopo. Andiamo quindi a creare la nostra forma con queste dimensioni 120 x 68. A questo punto naturalmente gli andiamo a togliere la traccia, il colore della traccia, andiamo a dare soltanto un contorno che potrebbe essere tranquillamente un marrone scuro di questo genere. Lo andiamo a posizionare naturalmente al centro della tavola di lavoro, anche un po' più sopra, così possiamo costruire le basi al di sotto. A questo punto andiamo a creare la nostra base per il monitor utilizzando invece lo strumento rettangolo normale. La larghezza è la stessa, ovviamente, cambia naturalmente l'altezza, che sarà di 14 pixel, quindi 120 x 14. Qui gli andiamo a dare un colore naturalmente più chiaro, anche per cominciare a distinguere le varie componenti, e la andiamo a posizionare esattamente con l'inizio della base. Ecco qua. Naturalmente però io voglio che sia assolutamente omogeneo anche nella curvatura degli angoli, quindi non faccio altro che selezionare entrambe le figure, utilizzare lo strumento di elaborazione tracciati dello scomponi, dopodiché vado a selezionare con lo strumento selezione diretta soltanto i due angoli inferiori e a eliminarli. Ecco creata la mia base. Naturalmente con i colori possiamo ovviamente spaziare, io sto usando questi colori, ma si può naturalmente andare anche più sul formale utilizzando grigi chiari, bianchi, neri. Ora andiamo a creare un piccolo cerchio e lo mettiamo qui, quindi selezioniamo lo strumento Ellisse. Facciamo un clic sulla tavola di lavoro, 6 pixel x 6 pixel potrebbero naturalmente bastare. Con lo strumento contagocce andiamo a copiare il colore del monitor e lo andiamo ad associare al pixel. Dopodiché lo andiamo a posizionare sulla base, selezioniamo entrambi gli oggetti e andiamo a ordinarli in modo centrale, per poi ricollocarli esattamente come erano, in modo che tutto deve essere sempre centralizzato. A questo punto creiamo un rettangolo di appoggio per il monitor, selezioniamo lo strumento rettangolo normale, gli diamo una dimensione come questa, 32 x 14, naturalmente gli diamo un colore diverso, potrebbe essere questo. Io sto cercando di mantenermi naturalmente nella stessa gamma di colori, ma ovviamente è solo una scelta stilistica per questo video tutorial. Una volta associato il colore al rettangolo, selezioniamo lo strumento selezione diretta, andiamo a cliccare su questo punto di ancoraggio
e poi con lo strumento freccia verso sinistra facciamo 2 clic. Lo stesso discorso per questo punto di ancoraggio, 2 clic. Ecco creata la nostra prima base d'appoggio. Naturalmente anche questa base di appoggio ha bisogno di un'altra piccola base, un sostegno. Lo andiamo quindi a creare sempre con lo strumento rettangolo di una dimensione come questa, 41x4. Possiamo dargli anche un colore del genere o un colore del genere. O anche lo stesso colore della base. Lo andiamo a posizionare qui in modo che sia centrale. Perché sia centrale, abbiamo detto, è bene utilizzare sempre lo strumento a linea. Naturalmente a linea in base a selezione, in questo caso. Naturalmente io voglio che gli angoli superiori di questo rettangolino siano arrotondati, anche per rimanere più fedele possibile al prodotto finale. Quindi vado a selezionare lo strumento rettangoli arrotondati, gli do un altro colore, potrebbe essere tranquillamente questo, semplicemente per distinguermi, quindi per distinguere i rettangoli utilizzati, e lo vado a inserire da sopra in questo modo. Utilizzo la stessa curvatura che ho utilizzato anche per gli altri rettangoli arrotondati. A questo punto, cioè questa 8,5, a questo punto vado a selezionare entrambe queste due figure, vado a scomporle con lo strumento elaborazione tracciati, dopodiché vado a eliminare soltanto i due angoli più alti, riseleziono entrambe le figure, vado a unirle con il metodo unifica e vado a darle lo stesso colore della base o un altro colore a seconda delle mie esigenze. Ed ecco creata la nostra icona. A questo punto vado a selezionare il tutto, vado a raggruppare, vado a determinare l'allineamento con la tavola da disegno e vado ad allineare al centro e in verticale. Naturalmente io potrei anche dare un effetto di riflesso al monitor, vediamo come fare. Selezioniamo lo strumento rettangolo normale con il colore bianco, mi posiziono qui all'intersezione dell'angolo più alto, vado a creare un rettangolo bianco di queste dimensioni, ad esempio, e anche un rettangolo più sottile, più stretto, così. A questo punto li seleziono entrambi, li vado a raggruppare, con lo strumento rotazione possiamo naturalmente raggiungerlo da qui col tasto destro, oppure possiamo andare da qui, strumento rotazione. A questo punto gli vado a dare una rotazione di 45 gradi, però io voglio naturalmente che la rotazione sia verso destra e non verso sinistra, e quindi andrò a dare un segno negativo in questo modo. Dopodiché gli do l'ok. A questo punto andiamo a ingrandire il nostro rettangolo in modo da farlo coincidere con il monitor e far rientrare il riflesso nel monitor. Bene, a questo punto non faccio altro che selezionare il singolo punto che fuoriesce dal tracciato del monitor, facendolo posizionare con l'inizio del monitor, quindi facendolo coincidere con i bordi del monitor in questo modo, in modo che non ci siano sbavature e non esca fuori. Lo stesso discorso vado a farlo anche con gli altri punti di ancoraggio, lo vado a posizionare in questo modo, con lo strumento selezione diretta, lo vado a intersecare con l'inizio del monitor, esattamente così, facendolo coincidere appunto con il punto di
origine. Naturalmente cercando sempre di mantenere una certa equidistanza tra i due rettangoli. Naturalmente io il riflesso voglio che sia soltanto sulla parte del monitor e non su rettangolo sottostante, quindi devo fare in modo di far arrivare il rettangolo direttamente qui, di farlo coincidere qui. Come posso fare? Beh, semplicemente posso andare ad aggiungere ad esempio un punto di ancoraggio qui, un altro qui. A questo punto con lo strumento elimina punto di ancoraggio vado a eliminare questo punto ed ecco che ho il riflesso perfettamente coincidente. Naturalmente è un riflesso voglio dire fuori dal normale, quindi vado a selezionare il raggruppamento dei due rettangoli, dopodiché mi sposto sul pannello trasparenza, modalità posso lasciare anche normale, naturalmente devo diminuire il livello di opacità, consigliabile da un 3 al 5%, verrebbe una cosa del genere. Questo mi permette di mantenere un certo realismo al riflesso. Bene, questa è la nostra icona per un iMac. Naturalmente possiamo salvarla in formato web, file salva per web, con un JPEG alta, magari di qualità tra i 60 e gli 80, oppure un PNG 24, quindi un file PNG che supporti la trasparenza, e qui vediamo naturalmente le dimensioni fissate in precedenza. Ciao e alla prossima!